Oggi torniamo ancora una volta nel cuore dei Campi Flegrei, una delle caldere vulcaniche più sorvegliate e complesse al mondo. Un territorio che da mesi continua a dare segnali sempre più evidenti, attraverso sciami sismici continui, deformazioni del suolo, emissioni fumaroliche e cambiamenti che ormai fanno parte della quotidianità di chi vive in quest'area. Un saluto a tutta la community di Solfatara News, a chi ogni giorno segue le nostre dirette live dalla Fumarola Pisciarelli, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutti coloro che oggi sono arrivati su questo canale per capire davvero cosa sta succedendo nella caldera dei Campi Flegrei. Noi continuiamo a documentare tutto ciò che osserviamo direttamente sul territorio, con i nostri droni, le webcam e i monitoraggi quotidiani. Non facciamo allarmismo gratuito, ma mostriamo immagini reali, dati concreti e soprattutto quello che vediamo ogni giorno con i nostri occhi. E quando si osserva quest'area senza sosta, diventa impossibile ignorare che qualcosa stia continuando ad evolversi lentamente, ma costantemente. Prima di iniziare vogliamo ringraziare davvero tutti voi per il supporto continuo. Chi segue le live, chi commenta, chi condivide i nostri aggiornamenti e chi ci sostiene tramite Buy Me a Coffee, aiutandoci a mantenere operative webcam, droni, sensori e il nostro monitoraggio indipendente sul territorio. Senza il vostro supporto tutto questo non sarebbe possibile. Oggi, giovedì 21 maggio 2026, abbiamo alzato i nostri droni dopo una notte e soprattutto un'alba che resteranno impresse nella memoria di moltissime persone dell'area flegrea. Alle 5:50 un fortissimo sciame sismico ha colpito la caldera, con una scossa principale di magnitudo 4,4 localizzata a mare, al largo di Bacoli, ma avvertita in maniera violentissima in tutta l'area dei Campi Flegrei e in gran parte della provincia di Napoli. Una scossa lunga, energetica, capace di far tremare interi edifici, scuotere balconi, porte, finestre e svegliare nel panico migliaia di persone. Molti abitanti ci hanno raccontato di essere letteralmente saltati giù dal letto. E quello che preoccupa non è soltanto la magnitudo della singola scossa, ma il fatto che questi terremoti continuano ormai da mesi a colpire continuamente le strutture della zona. Perché bisogna dirlo chiaramente, gli edifici dei Campi Flegrei stanno subendo uno stress continuo. Ogni sciame sismico aggiunge nuove sollecitazioni a palazzi spesso vecchi, già segnati dal tempo e da anni di microfratture. Molte persone ci segnalano crepe che aumentano, rumori improvvisi nelle abitazioni, intonaci che cedono e una sensazione costante di instabilità che ormai accompagna le giornate di chi vive in questa caldera. Noi di Solfatara News non siamo giornalisti né scienziati, ma viviamo questo territorio ogni giorno e raccontiamo attraverso immagini e monitoraggi ciò che sta accadendo realmente. E sinceramente, osservando quotidianamente l'evoluzione della situazione, è difficile ignorare che il sistema stia attraversando una fase estremamente delicata. Nel bollettino settimanale INGV, pubblicato martedì scorso, non emergevano variazioni considerate particolarmente significative, ma nei nostri ultimi video avevamo già evidenziato segnali che lasciavano intuire una situazione in continua evoluzione. Cambiamenti nelle fumarole, variazioni di pressione, degassamento non costante e un'attività sismica sempre più frequente. E proprio nelle ultime ore, anche dalle dichiarazioni della direttrice dell'INGCUN, Lucia Pappalardo, emerge la possibilità che possano verificarsi nuove scosse anche più forti. Parole che inevitabilmente aumentano la preoccupazione tra la popolazione, già stremata da mesi di continue vibrazioni e notti insonni. Abbiamo iniziato il nostro monitoraggio dalla Fumarola Pisciarelli che oggi, vista dai nostri droni, appare con un degassamento apparentemente meno intenso rispetto alla scorsa settimana. Anche la pressione sembra inferiore rispetto ai giorni precedenti. E proprio negli ultimi video avevamo ipotizzato che i fluidi e i gas potessero stare trovando nuove vie di risalita all'interno della caldera. Un'ipotesi che, osservando quello che sta accadendo oggi, sembra assumere ancora più significato. Abbiamo rilevato la temperatura della Fumarola Pisciarelli, che oggi è di 110,7 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti.
Temperature che, nonostante le variazioni visive del degassamento, continuano comunque a mantenersi elevate senza mostrare reali segnali di diminuzione. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara, precisamente verso la fumarola Bocca Grande. E qui la situazione appare completamente diversa rispetto a Pisciarelli. La fumarola si presenta infatti in pienissima attività, con emissioni di vapore molto dense, continue e visibili anche a grande distanza. Le colonne di gas vulcanico si alzano in maniera impressionante e anche la pressione osservata oggi appare decisamente elevata. Non solo Bocca Grande, anche le fumarole minori e quelle situate nella parte alta del cratere risultano tutte particolarmente attive, segno che l'intero sistema idrotermale continua ad essere estremamente dinamico. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi è di 187,2 gradi centigradi. Anche in questo caso mostriamo a schermo il grafico aggiornato delle temperature registrate negli ultimi giorni, dati che continuano a confermare come il sistema resti in una fase di forte instabilità. Il nostro monitoraggio si è poi esteso anche verso Pozzuoli Centro, dove abbiamo documentato ancora una volta gli effetti del continuo sollevamento del suolo e dei fondali marini causati dal bradisismo. Le immagini parlano chiarissimo. Vaste zone del porto mostrano aree di secca sempre più evidenti e in alcuni punti le imbarcazioni fanno ormai fatica ad ormeggiare correttamente. Una situazione che fino a pochi anni fa sembrava impensabile e che oggi invece sta diventando parte della normalità per chi vive e lavora in queste zone. Il mare si ritira, i fondali si alzano e la caldera continua lentamente a deformarsi sotto gli occhi di tutti. Quello che stiamo vivendo ai Campi Flegrei non può più essere considerato un fenomeno passeggero o isolato. Qui parliamo di un territorio che da mesi sta mostrando segnali continui di cambiamento, con terremoti sempre più forti, deformazioni del terreno costanti e fumarole che modificano comportamento e pressione nel giro di pochi giorni. Noi continueremo come sempre a monitorare ogni variazione giorno dopo giorno, portandovi immagini reali dal territorio senza filtri e senza minimizzare quello che sta accadendo. Scriveteci nei commenti cosa avete sentito durante la forte scossa di questa mattina, se avete avvertito danni o nuove crepe nelle vostre abitazioni e da quale zona ci state seguendo. Se volete sostenere il nostro lavoro, trovate in descrizione tutti i link utili per supportare il monitoraggio indipendente di Solfatara News. Noi ci vediamo nel prossimo aggiornamento dai Campi Flegrei e come sempre massima attenzione a quello che sta accadendo nella caldera.